Nella giornata di ieri, durante il Nintendo Direct, è stato presentato Reinatis, un nuovo videogioco action RPG frutto della collaborazione tra le software house giapponesi Furyu e Natsume Atari. Queste due compagnie potrebbero non avere un nome estremamente noto, tuttavia ciò che rende davvero interessante Reinatis sono due persone che lavoreranno su questo progetto. La storia del gioco è scritta da Kazushige Nojima, una figura che ha ricoperto diversi ruoli, tra cui scenario writer, scenario supervisor, direttore e autore della storia per vari titoli della saga di Final Fantasy, come Final Fantasy VII, i suoi spin-off e i suoi remake, Final Fantasy VIII, Final Fantasy X, X-2, Final Fantasy XV, oltre a diversi titoli della saga di Kingdom Hearts. Nojima ha anche contribuito alla creazione di diverse light novel legate a Final Fantasy. Partendo da un curriculum così ricco, molti di noi associamo immediatamente il suo nome ai classici giochi Square Enix. Per quanto riguarda la colonna sonora, questa è stata composta da Yoko Shimomura, un altro nome noto ai fan della Square Enix. Shimomura ha lavorato su ogni titolo della saga di Kingdom Hearts e, per quanto riguarda la saga di Final Fantasy, ha contribuito con la colonna sonora di Final Fantasy XV. Con queste premesse, direi di analizzare prima il trailer di Reinatis e poi trarre delle conclusioni. La voce narrante ci accoglie in una Shibuya popolata da maghi temuti dalla popolazione. Il primo personaggio che vediamo è Marin Kirizumi, un mago in cerca di libertà. In una breve scena di gioco vediamo Marin camminare, mentre in basso a destra compare la mappa della zona con una percentuale che indica la concentrazione del male. Il secondo personaggio introdotto è Shari Nishijima, capo delle forze dell'ordine a Shibuya. Anche lei sembrerebbe una maga. Marin, che afferma di lottare solo per se stesso, e Sari, pronta a lottare per l'ordine. Ci viene mostrato il sistema di combattimento, con Marin che esegue due attacchi, un colpo di spada e il taglio del segugio. Gli attacchi di Sari sembrano richiamare i movimenti del corvo, ma la traduzione spartana a disposizione non fornisce ulteriori dettagli. Infine, il trailer si conclude con l'arrivo di creature oscure pronte a portare causa a Shibuya. Ci viene comunicata la data di uscita giapponese, 25 luglio 2024, e il prezzo di 8.778 yen, circa 53 euro, tasse incluse. Non sembra essere stata annunciata un'uscita internazionale. Peccato. Sul sito del gioco possiamo leggere che questo avrà due modalità, soppressione e liberazione. Inoltre vengono specificate diverse edizioni speciali nelle quali il gioco verrà rilasciato, diversi personaggi del gioco e un messaggio dove ci comunicano che il 26 febbraio verrà rilasciato un nuovo trailer.